e oggi invece vedremo come questo territorio sa offrire una grande varietà di prodotti vegetali, anche con l'aiuto di un altro grande personaggio che anche lui si chiama Enrico Costanza e che si occupa per Enrico Crippa dell'orto. Bene, però iniziamo col parlare di un prodotto che è una scoperta di Enrico Costanza, è una scoperta di questo territorio ed è un prodotto che non viene utilizzato per questa insalata, ma che credo sia significativo raccontarlo. Grazie. Buongiorno. Allora, apriamo questa sessione con il Sium Sisarum, che è una carota, come potete vedere, fascicolata, è un insieme di carote. E queste carote sono abbastanza sottili, ma hanno un sapore particolarmente zuccherino, sono molto croccanti. Iniziamo con la scelta dei vegetali che accompagnano Enrico Crippa nella preparazione della sua insalata. Quindi consegno la prima vaschetta. Prego. Queste sono le basi, gli elementi portanti dell'insalata e nel nostro caso ne coltiviamo veramente parecchie varietà. Qui oggi abbiamo soprattutto lattughe romane, queste casualmente sono quelle. E qui abbiamo una lattuga che si chiama Unix e ha una leggera impercettibile punta di amaro. E qua abbiamo un'altra lattuga romana che si chiama Bronze. E qui abbiamo delle cose molto interessanti. Questa è una celtuce, altrimenti detta lattuga asparago, ma si tratta in realtà di una varietà di lattuga romana. La particolarità è che produce un gambo molto carnoso e molto croccante. E qui abbiamo sempre una varietà di lattuga romana che si chiama Oreille du Diable. La foglia è a punta, ricorda quelle che potrebbero essere orecchie del diavolo. E questa invece si chiama Solar Flare, è sempre una lattuga romana, ha origine molto antica. Allora, e qui invece abbiamo un mazzetto di Eruca sativa, quindi di rucola, però meno aggressiva, meno piccante della Diplotaxis, della rucola selvatica, e poi abbiamo delle comuni canaste, una canasta verde e per concludere una canasta rossa, e poi in realtà c'è ancora un ospite che abbiamo introdotto da un po' di tempo, è sempre una lattuga romana, quindi molto diversa dalle altre, con una foglia marcatamente frastagliata che si chiama Cressonnet du Maroc, crescione del Marocco. Passiamo al gradino successivo, che sono dei germogli. Qui oggi abbiamo portato solo due diversi tipi di germogli. Abbiamo un germoglio di ravanello di una varietà che produce questa colorazione rossa, e poi un secondo tipo che è comune ravanello, quindi quello rosso, che produce una foglia di colore verde. Ecco, una cosa importante da dire è che esiste un buon 20-25% di ingredienti che noi non coltiviamo, ma sono ingredienti che reperiamo, raccogliamo in natura. Qui abbiamo quindi una specie botanica, quindi non una varietà coltivata, ma una pianta che si trova così come in natura, ed è piantagine, nella fattispecie corna di cervo. Andando avanti, le carote. Questa è una precoce di Nantes. Abbiamo dell'origano, a seguire abbiamo della maggiorana, che è una profumazione insomma abbastanza importante, e poi del timo. Questo invece è una varietà di timo un po' diversa, perché Timosaurus, quindi timo dorato. Queste sono carote, nient'altro che carote, ma crescono in un cubetto di terra, quindi hanno poco spazio, hanno questa forma piccolissima. E un'altra cosa che ci piace tanto sono questi raffanistri. Il nome botanico di questa varietà si chiama Raphanus caudatus e il sapore è quello di un ravanello in tutto e per tutto. Molto persistente. Allora, questo vegetale si chiama Claytonia perfoliata, il nome comune è lattuga del minatore, è molto dolce. Questo è generalmente il fiore delle preparazioni di Pasqua. Beh, qui abbiamo i colori. Abbiamo delle primizie di zucchine e possiamo partire con una zucchina, uno squash, un'antica varietà americana che si chiama crookneck, che ha la forma di collo d'anatra. Abbiamo poi delle zucchine gialle lunghe, abbiamo ancora delle zucchine tonde gialle,
Abbiamo delle zucchine tonde verdi, delle zucchine verdi lunghe e poi una particolarità, abbiamo ancora un'antica varietà che si chiama Thelma Sanders, che ha la forma di ghianda. Per concludere, una particolarità, lo Zephyr, una varietà che coltiviamo, perfettamente bicolore verde e giallo. A seguire un ingrediente buonissimo nella sua in realtà semplicità, parliamo di germogli di fave che hanno un intenso sapore di legume, di fava. Qui abbiamo della malva, raccogliamo foglie sempre di taglia XS. Qua abbiamo un'altra pianta molto interessante di cui raccogliamo solo le cimette, Salvia elegans, detta comunemente salvia ananas. Se strofinate le foglie hanno un chiaro sapore di ananas. Allora andiamo avanti con un'altra particolarità, questa pianta si chiama centella asiatica, sono leggermente gelatinose e hanno una gradevole punta, se raccolte da giovanissime, una gradevole punta di amaro. Allora, andando avanti, un'altra grandissima pianta si chiama Lipia dulcis e se dovessimo descrivere il suo sapore è zuccherato, una menta zuccherata. Una dolcezza molto pungente quasi, ecco, come la stevia. Questa è una pianta meravigliosa, si chiama Cryptomum maritimum, volgarmente detta erba di San Pietro. Ha un sapore di finocchio, tant'è che il suo nome comune è finocchio marino, e ha poi un gusto molto difficile da descrivere, quasi un po' pungente, leggermente astringente, per questo bisogna prenderla sempre in fase molto giovane. Questi sono dei semplici, delicatissimi, saporitissimi germogli di cumino. E questa è un'altra pianta degna di nota, molto particolare. Il suo nome botanico è Tagetes temifolia, i Tagetes, detti anche garofani indiani, molto profumato. E qui abbiamo un tris di piante di basilico che sono un po' come i cugini esotici del basilico ligure o del basilico napoletano, insomma, perché abbiamo qui del basilico thailandese, un basilico detto a palla, o detto anche basilico greco, e poi del basilico viola, forse quello più simile al basilico comunemente usato, ma più interessante per la sua colorazione violacea. Altra pianta meritevole di interesse si chiama Agastace feniculum e il suo sapore si potrebbe descrivere come una menta molto molto dolce con una profumazione molto insolita. Anche l'occhio vuole la sua parte. Questa è una varietà coltivata di Trifolium, il Trifolium che troviamo anche in natura, qui però una colorazione rossastra, nerastra. Allora, qui abbiamo una pianta consumata e conosciuta in tutto il bacino asiatico, il suo nome botanico è Basella alba, abbiamo anche la Basella rubra quindi alba perché il gambo è bianco, rubra perché il gambo assume una colorazione rossastra, in termini di gusto è praticamente la stessa cosa, sono indistinguibili. È un superfood, è una pianta indagata in ambito nutraceutico perché contiene uno slime, chiamiamolo una sorta di gelatina, che aiuta la digestione. Allora, qui abbiamo un altro ingrediente ricco di gusto, il comune nasturzio. Ha un fortissimo accento piccante. Questa è la Spilanthes oleracea, detto come nome comune crescione del Brasile. Sono mentolate. Questo è un altro ingrediente, il suo nome botanico è Rungiaclossi, detta comunemente erba fungo. Non ha niente a che fare con i funghi, ma casualmente ha il sapore di fungo. Questo tazzoi, detto comunemente cavolo cinese, il gusto è sempre quello di un cavolo. Allora, qui andiamo avanti e rincontriamo una delle piante alofite, quindi piante che amano crescere vicino al mare, e il suo sapore ha una altissima percentuale di sale, quindi è naturalmente condita. E abbiamo due erbe nuove, che si chiama Mertensia marittima, quindi anche questa è una pianta di scogliera ed è la famosa foglia ostrica, che ha il gusto dell'ostrica, un gusto comunque molto molto marino. Questa è la famosa erba brusca
e ha il merito di sostanzialmente sostituire l'aceto e ha quel tipo di accento, quindi acido. Ritorniamo alla famiglia della menta. Questa si chiama Micromeria fruticosa. Anche in questo caso, come vedete, raccogliamo solo le cimette. Il sapore è sempre quello di una menta con una nota molto difficile da descrivere. Ritorniamo alle acidità con delle piante molto amate nella ristorazione, altro non sono che acetoselle dei boschi, cioè Oxalis. Qui abbiamo un Oxalis verde e un Oxalis triangularis, danno una nota acida. E qui abbiamo un'altra Oxalis, quindi simile alle precedenti, bellissima, che si chiama Oxalis vulcanicola, ricca di gusto, di acidità, ma ci piaceva tantissimo queste sfumature fra il rosa e l'arancio. Questo si chiama Cryptothenia japonica, comunemente detto prezzemolo giapponese. Anche qui è come avere una sorta di cugino esotico, cugino lontano, ricorda il prezzemolo, ma poi con un sapore in realtà completamente diverso. Questa è una pianta che si chiama Gynostemma pentaphyllum, viene comunemente detta erba dell'immortalità. Si è scoperto che contiene un complesso di antiossidanti molto variegato. Ci interessa perché ha una gradevolissima punta di amaro, molto tollerabile, e un sentore di liquirizia. Sì. Ma ingrediente comune però meraviglioso, secondo noi, comunissima melissa. Melissa, sì, fantastica. E qui abbiamo invece dell'Ipomea acquatica. Anche questa pianta, come abbiamo detto in precedenza per altre foglie, ha una leggera presenza di slime, di gelatina, particolarmente croccante. Passiamo a un altro ingrediente. Si chiama pepe di Sichuan, ma è uno dei tantissimi tipi di pepe di Sichuan, si chiama Xanthoxylum bichianum, il suo profumo è fortissimo. Dragoncello, anche qui un ingrediente comune però immancabile. E questa è un shock. Questo è uno shock. Uno shock in bocca. È una menta, il suo nome botanico è menta cervina, ha un aroma, è una bomba. Allora, altro ingrediente molto conosciuto nelle cucine, l'acetosella, il rumex, anche questa appartiene alla famiglia delle poligonacee, del rabarbaro, ha anche questa una nota acida molto pronunciata. Sì, meno dell'Oxalis. Allora, qui abbiamo lo scisso, quindi la Perilla frutescens, varietà crispa, che abbiamo nelle varianti rossa e nella variante verde. Ha un sapore effettivamente particolare, molto indescrivibile. Sapore che lo si può definire tra basilico nostro, la menta nostra, con una nuance anche limonosa, agrumata. Allora, e qui abbiamo della menta, bergamotto, l'abbiamo visto la menta cervina, abbiamo poi altre varietà di menta. Questa bergamotto forse è quella più interessante perché ricorda questo bergamotto. Sì, effettivamente. La ficoide glaciale, detta anche erba ghiaccio, è sapida, sa di mare, sa di sale, è croccante ed è ricchissima d'acqua. Potentilla reptans, detta comunemente 5 foglie, perché la foglia è suddivisa in 5 foglioline più piccole, è sicuramente la foglia, la componente che dà il gusto erbaceo all'insalata. E qui abbiamo del Chenopodium bonus Enricus, buon Enrico, in una variante a questa meravigliosa colorazione magenta. Raccogliamo le cimette che sono molto belle, fresche, e qui ne abbiamo 4, sì, piccole quantità, e abbiamo nell'ordine dell'elicriso, quindi pianta aromatica di sapore fortissimo che molti chiamano falsa liquirizia. Abbiamo delle foglioline di camomilla tenerissime, abbiamo del Carum carvi, appartiene quindi sempre alla famiglia del finocchio, del coriandolo, del prezzemolo e via dicendo. Poi la Sanguisorba minor, che come nome comune è pimpinella. Questa detta di molti sa di cetriolo.
Ritorniamo alle erbe da taglio che coltiviamo in serra. Abbiamo introdotto prima gli Asian greens, quindi le baby leaves, e qua abbiamo una mizuna, quindi senape giapponese. La nota è sempre quindi quella senapata, leggermente piccante, e poi del finocchietto, immancabile. Cominciamo con i fiori. L'occhio vuole la sua parte, benché lavoriamo con fiori che hanno un sapore molto netto e molto carattere, e fiori che hanno un sapore pressoché neutro o inesistente, che però ci interessano per il colpo d'occhio, per la colorazione. Partiamo con della malva silvestris, quindi la malva. E qua abbiamo un fiore molto conosciuto, una cosmea, un Cosmos bipinnatus. Il gusto non è particolarmente importante, però ha il merito di poter essere un colorante. È molto profumato. E qui abbiamo, torniamo sulle brassicacee, sulla famiglia botanica dei cavoli, e abbiamo fiori di ravanello e via via di rucola. Altro fiore che appartiene alla famiglia delle borraginaceae, della borragine, si chiama ancusa, è di un blu puro. Questo è fiore di Santoreggia, profumatissimo, fortissimo. Allora, qui abbiamo tutta una famiglia, giochiamo sulle variazioni di colore. Abbiamo parlato prima del nasturzio, delle foglie di nasturzio. La pianta del nasturzio fa anche un fiore bellissimo, edibile, e il fiore ha un sapore ricchissimo, piccante. Nella parte terminale dell'infiorescenza c'è un po' di nettare, quindi altalena fra il piccante e il dolce. Il gusto è pressoché identico in tutti questi colori. E qui prima abbiamo parlato della salvia ananas. La salvia ananas produce un fiore tubolare, elegantissimo, e ha anche un sapore particolarmente dolce, molto gradevole. Allora, qui abbiamo garofanini. Profumo. Sì, garofanini sono edibili, quindi profumo e anche colore, dal bianco al rosa tenue, al rosa carico, al rosso, al magenta. Esistono pressoché tantissimi colori, e poi questi li possiamo affrontare insieme perché sono fiori di i pelargoni, comunemente detti anche gerani. La foglia dei pelargoni è molto aromatica, e anche il fiore ha una eco del gusto della foglia, e anche questi sono sempre delicatissimi fiori di pelargoni piccoli. L'echium, torniamo sulla famiglia della borragine, detta viperina. Quello blu ha il colore esatto della borragine, e poi c'è una variante, una forma alba bianca. Cosmos possiamo aggiungere il bianco, che prima abbiamo visto il rosa, quindi il bianco non colora, ma i petali. Il Tagete spatula, garofani indiani, esistono di forme, grandezza, ce ne sono veramente tantissimi. Due colori molto belli. Chiudiamo il discorso delle borraginacee con la borragine vera e propria, immancabile. E invece non c'entra niente con la borragine, abbiamo i fiordalisi, la centaurea, che si autosemina nell'orto, e questo era curioso da far vedere. È l'infiorescenza del Rumex scutatus, quindi di questa pianta che abbiamo, dell'erba brusca, quindi nota acida. La borragine esiste in versione anche bianca, quindi in forma alba, identica alla blu, solo bianca. E poi ritorniamo alle leguminose con dei fiori di fagiolino e dei fiori di fava. Anche qua il fiore ha un sapore intenso di leguminosa, e fiori di pisello, sensualissimi. E poi la stagione ormai col caldo volge quasi al termine, però per tutto l'inverno coltiviamo le violette con colori pressoché infiniti. Qua abbiamo la rucola, bellissima. La famiglia dei cavoli si chiama anche crucifere, perché tutti i cavoli fanno un fiore che ha 4 petali, che fa una croce.
identici come gusto a quelli che abbiamo già visti della famiglia. E qua ci sono dei fiorellini qua giochiamo molto, se abbiamo dei bei fiori di finocchietto, dei bei fiori di prezzemolo, dei bei fiori di carota, di comunissima carota, fanno queste ombrelle che utilizziamo. Allora, e qui siamo sempre nelle crucifere, sempre nei cavoli. Ora abbiamo smesso di coltivarli, i kailan, che sono dei cavoli giapponesi. Questi kailan, quando arriva il caldo e vanno a fiore, fanno questo fiore bellissimo. Fiori di pomodoro, gialli, molto solari. E poi, che non coltiviamo, ma che raccogliamo a seconda di dove siamo in Italia, gli strigoli, i bubboli, si chiama silene. Silene vulgaris, il nome botanico. Procediamo con un'altra nota acida, i fiori della begonia corallina, fa dei fiori che possono essere rossi o bianchi, ed è un fiore che ha una nota acida molto pronunciata, moltissimo. E qui abbiamo i pomodori, il nostro primo raccolto di pomodori. E dunque, questa è una pianta che si chiama Solanum, quindi come il pomodoro, Solanum burbanchi, e questo Solanum burbanchi è un piccolo pomodoro, anche qui ha una nota molto acida, bellissimo da vedere, lucido, però non ci facciamo mai mancare delle rose, e qui le preparazioni sono infinite, insomma. Siamo arrivati al foraging, io preferisco dire andare per erbe, però questi li faccio vedere insieme, sono due momenti molto importanti della cucina, veramente molto importanti, e sono i fiori di quella che impropriamente viene chiamata acacia, meglio dire di Robinia pseudoacacia, profumatissimi, poi mai più senza il fiore del sambuco, del Sambucus nigra. Per concludere, giochiamo anche molto con i fiori di Robinia, ma può essere anche di glicine, e poi anche di glicine bianco, come questi due fiorellini che ho in mano, Longissima alba, che in termini di profumazione praticamente per noi sono intercambiabili.